E se ti dicessi che esiste una macchina del tempo? No, non parlo di fantascienza. Parlo di uno strumento reale, gratuito e a portata di click, che custodisce ogni singolo segreto, traccia e fallimento dell'umanità digitale. Benvenuti sulla Wayback Machine. Nata nel 1996, questa piattaforma scatta e memorizza miliardi di istantanee a quasi tutto il web. Se una pagina è passata su internet, la Wayback Machine l'ha fotografata e salvata, compreso tutto ciò che aziende, politici o celebrità hanno cercato disperatamente di cancellare dal web per non lasciare tracce. Ma non è solo un paradiso per i nostalgici. Nel mondo dell'ethical hacking e della cyber security, la Wayback Machine è un'arma fondamentale. Gli hacker la usano per la fase di OSINT, per andare a caccia di vecchi sottodomini dimenticati, file di configurazione esposti anni fa o vecchie falle di sicurezza che per le aziende hanno rimosso dal sito attuale, ma che sono ancora visibili nell'archivio del passato. È la mappa dei punti deboli, storici, di un obiettivo. Oggi vedremo com'era internet prima che diventasse come la conosciamo, ma soprattutto capiremo come hacker ed esperti di sicurezza usano questo archivio per scovare segreti che dovevano rimanere sepolti. Mettetevi comodi, scaldate il terminale perché si viaggia nel passato. Bene ragazzi, bentornati nel passato e come vedete a schermo abbiamo la Wayback Machine. Quindi andando sul sito web.archive.org divideremo quindi la nostra scaletta in tre fasi: la nostalgia, i segreti cancellati e la zona di hacking, ovvero l'OSINT. Bene, e come potete vedere ragazzi, all'interno comunque del sito è molto semplice, c'è una classica barra di ricerca dove possiamo andare ad inserire una parola chiave oppure un URL direttamente del sito. In questo caso andiamo ad analizzare in prima battuta YouTube. Scriveremo quindi esattamente l'URL di YouTube, diamo un invio, lui farà la sua ricerca e come potete vedere partirà dal lontano 2005 fino ad arrivare ai giorni nostri. Tutti questi pallini che vedete oppure a livello grafico come si presenta comunque nel corso degli anni non sono altro che snapshot della home page direttamente di YouTube. E ora ci spostiamo proprio nel 2005, quindi basta cliccare 2005, poi ci clicchiamo su un qualche snapshot direttamente del 2005, in questo caso prendiamo novembre, facciamo un doppio clic sul 4 novembre, attendiamo il caricamento. Ebbene, per i veri nostalgici ragazzi, questo è YouTube nel 2005. Ovviamente vedrete l'assenza totale di algoritmi moderni e niente shorts, niente feed, niente personalizzazione, niente abbonamenti, c'era solo una manciata di video, la maggior parte comunque caricati in qualità bassissima perché ovviamente nel 2005 la qualità era veramente bassa e magari era gente che faceva tipo un playback o inquadrava il cane o magari riprendeva l'erba, quindi parliamo comunque di un reperto veramente storico. E poi la cosa positiva è che pian piano, andando comunque nel corso degli anni, quindi aumentando, andando tipo nel 2009, YouTube comunque si stava pian piano modernizzando, considerando comunque i primi smartphone touchscreen e come potete vedere abbiamo la nostra classica homepage con ancora il vecchio logo di Broadcast Yourself con le stelline, quindi i voti. E per chi è appassionato della storia tecnologica, la Wayback Machine ragazzi è tanta roba. Un altro URL che possiamo andare a scansionare giusto per essere ancora più nostalgici è Google. Bene ragazzi, Google come potete vedere è la storia. Andremo indietro negli anni fino ad arrivare magari al 1999 per vedere esattamente com'era l'home page di Google. Facciamo un doppio clic su aprile, sul 23 aprile. E per i nostalgici ragazzi, so che vi sta scendendo una lacrimuccia, ma nel 1998-99 Google si presentava così: una pagina Word venuta veramente male, e ancora con il punto esclamativo e con magari la versione beta con i colori leggermente più sfasati, accesi. Insomma, una versione di Google che ovviamente noi nel 2026 non siamo abituati a vedere.
Bene, ovviamente ragazzi, ora passiamo tecnicamente alla seconda fase e dovete sapere che la Wayback Machine se ne frega altamente se tu premi elimina su un tuo sito. Se lo spider quindi della Wayback Machine ci è passato prima della cancellazione, è stato salvato ed è stato postato all'interno di questo archive.org. Ora andremo a ricercare un sito famoso che ha cambiato totalmente la sua policy o i suoi prezzi nel corso degli anni, e quindi sempre come URL ci mettiamo netflix.com, diamo un invio e come potete vedere abbiamo comunque già dal 2003 Netflix pubblicava, o meglio spediva a casa i vecchi DVD, e quindi andremo per esempio a cliccare sul lontano 2005 e andremo a prendere comunque un riferimento in verde, quindi sempre il nostro doppio clic su una data qualsiasi. E quindi per farvi capire la potenza di questo strumento, guardate questa schermata e ovviamente riconoscete il logo di Netflix, ma scordatevi lo streaming attuale, scordatevi comunque il feed infinito e lo Stranger Things di turno. Questo è Netflix nei suoi primi anni 2000, salvato nell'archivio della Wayback Machine quando ancora si presentava come primo rivenditore di DVD online. Come potete notare ovviamente c'è anche il prezzo del noleggio del DVD e la promessa di marketing all'epoca era spettacolare, perché potevi noleggiare tutti i DVD che volevi a $17,99 al mese senza penali di ritardo, e quindi ti spedivano questi fisicamente film a casa in queste iconiche buste rosse che vedete poggiate sul tavolino come nella foto, dove c'è scritto persino oltre il logo il free shipping both ways, quindi spedizione gratis andata e ritorno. Poi c'è una piccola scritta in alto a sinistra, il che significa che questa specifica pagina è stata catturata migliaia di volte tra il 2001 e oggi. Quindi se andassimo a spulciare i vari screenshot anno dopo anno, vedremo la nascita del tasto quando hanno iniziato quindi a testare lo streaming, fino ad arrivare alla piattaforma che oggi usiamo per guardare le nostre serie TV o film. Il bello della Wayback Machine, ragazzi, è che cattura la storia dei giganti del web prima che diventassero dei monopoli commerciali, mostrandoci quindi da dove sono partiti e ora dove sono arrivati. Un vero e proprio museo dell'evoluzione digitale che altrimenti sarebbe andato perduto. Bene, finora abbiamo visto la parte divertente e alquanto nostalgica, ma adesso entriamo nella, tecnicamente parlando, dark zone. C'è un motivo perché la Wayback Machine è uno dei primi strumenti che un ethical hacker o un esperto di cyber security o un analista OSINT apre quando deve analizzare un obiettivo. Nel mondo dell'ethical hacking esiste una fase fondamentalmente chiamata OSINT, quindi Open Source Intelligence, ed è la raccolta di informazioni pubbliche. Chi è il re indiscusso delle informazioni pubbliche dimenticate nel tempo? Bene, esattamente la Wayback Machine. E quindi nella sezione della URL ci andiamo a scrivere bugbountyhunter.com, diamo un invio. Ovviamente prima di vedere comunque il classico timeline dal che ne so 2021 al 2026, ci spostiamo direttamente su URL, sulla voce URL. E quindi ora guardate questa schermata. Questo è esattamente ciò che vede un hacker quando smette di guardare la grafica di un sito e va a spulciare la lista degli URL indicizzati nel tempo della Wayback Machine. In questo caso stiamo vedendo lo storico di un sito perfetto per il nostro esempio, come il bugbountyhunter.com. Notate qualcosa di strano? Abbiamo la riga che mostra il bugbountyhunter.com robots.txt. Il robots.txt ha 159 catture storiche. Un hacker etico clicca lì per vedere cosa l'azienda voleva nascondere ai motori di ricerca in passato. Magari anni fa c'erano comunque scritte delle cartelle private che oggi sono state tolte dal file attuale, ma che esistono ancora sul server. Ci sono anche file di configurazione per plugin di intelligenza artificiale o configurazioni OpenID per le autenticazioni e persino file di security.txt. Ovviamente non può mancare in alto a destra l'angolo comunque del filtraggio. In questo caso con questa barra un hacker ci scrive dentro estensioni come .json o XML o .back
e se il sito ha esposto per sbaglio un backup o una mappa magari nel 2023 o 2024, comparirà in questa lista in mezzo secondo. Ecco perché, ragazzi, questa schermata è una miniera d'oro e trasforma un intero sito web in una lista ordinata di bersagli storici. Quindi che cos'è davvero la Wayback Machine? Da un lato è il museo più incredibile, nostalgico, caotico della storia umana digitale, un posto dove quindi puoi vedere giganti come abbiamo visto Netflix, YouTube, Google quando comunque erano ancora nulla. Dall'altro lato però abbiamo visto che è anche uno strumento per smanettoni o per ethical hacker, una mappa dei segreti e degli errori che le aziende e le persone hanno cercato disperatamente di cancellare, ma che sono rimasti scolpiti all'interno di questo web per sempre. E quindi, ragazzi, il vero insegnamento di oggi è solo uno: internet non dimentica. Tutto quello che caricate in rete, anche solo per 5 minuti, potrebbe essere indicizzato e rimane visibile da qui ai prossimi 50 anni. Quindi occhio a quello che pubblicate, occhio a quello che fate, occhio a quello che scrivete. E quindi, se vi è piaciuto il video di questo archivio storico e di questo piccolo viaggio nel tempo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e, come diciamo sempre io e Gino, restate curiosi, restate etici e soprattutto, proprio perché internet non dimentica, restate invisibili.